In questo video ti racconto quale lente ho scelto per la mia nuova Sony ZV-E10 Mark II e ti racconto anche i criteri di scelta. Ma in questo video ti do anche tutta una serie di informazioni importantissime per te, per farti scegliere in modo tale che tu possa comprare una lente che soddisfa le tue esigenze senza buttare soldi e tempo. Non so se hai già visto il mio video nel quale ti parlavo appunto del passaggio da Canon a Sony, ma alla fine ho comprato una Sony ZV-E10 Mark II, della quale sono davvero molto contento. Ho comprato solo il corpo, non ho comprato la lente kit. La lente kit ti sconsiglio di comprarla a meno che tu non sia veramente all'inizio, quindi sei proprio a digiuno e la tua prima macchina fotografica non hai nessuna idea di quale lente possa esserti utile, allora compra anche la lente kit, perché con 100 euro in più o meno, hai una lente che è pessima, però puoi fare molta scuola con quella lente e imparare e soprattutto sapere quale lente poi ti può servire, perché avendo un'escursione focale, mi pare da 15 a 45 se non ricordo male, tu puoi sistemarla dove dovrebbe stare la macchina fotografica e vedere quale escursione focale è più interessante per te. Magari ti accorgi che è 20, 22, 30 oppure 15, insomma, e poi sai che quella è la lente che ti serve, ok? E puoi comprarla tranquillamente evitando di fare errori. Quindi la lente kit serve solo ed esclusivamente a chi sta iniziando e sta imparando per la prima volta. Se invece hai già un po' di esperienza, hai già utilizzato altre macchine fotografiche con altre lenti, non comprare la lente kit, quei 100 euro in più mettili da parte e, ascoltando questo video, imparerai quali sono i fattori fondamentali da conoscere per poter scegliere la migliore lente possibile per te, ovviamente nel tuo budget, ma soprattutto in base alle tue esigenze. Quindi resta fino alla fine perché ho veramente un sacco di cose interessanti da raccontarti. Ok, allora adesso ti svelo quale lente ho comprato. Ho comprato questa, una lente come puoi vedere piccolissima ed è il Viltrox 15 mm f1.7. Non ti preoccupare, se non sai che cos'è 15 mm, che cos'è 1.7, ti racconto tutto, quindi non preoccuparti. Allora ti faccio una premessa, in questo momento io non sto usando la Sony, anche perché la lente è qui, ma sto usando la mia Canon M6 Mark II che io comunque adoro perché mi ha accompagnato in un lunghissimo percorso qui su YouTube e non solo, perché ci ho fatto video anche per clienti eccetera eccetera, e sto usando una lente Sigma 16 mm 1.4, ok? 16 mm che vuol dire? Vuol dire che nei 16 mm questa lente riesce a riprendere, come vedi, un sacco di spazio, no? C'è una visione molto ampia. Ok, perché un 16 mm? Attenzione, noi qui stiamo parlando di APS-C, ma ti sarà tutto più chiaro perché ho preparato anche degli screenshot che ti farò vedere, in modo che veramente sia semplicissimo. Questa lente, montata su un APS-C, è un 16 mm, ok? Un 16 mm che, come puoi vedere, riprende veramente tantissimo. Non è una lente zoom, ma è una lente fissa, quindi che cosa vuol dire? Che non posso zoomare in e out, ma posso soltanto avvicinare la macchina fotografica o allontanarla. Perché ti sto parlando di questo? Perché quella lente è 16 mm f1.4, questa qui 15 f1.7. Che cosa vuol dire? Una è 16, una è 15, una ha un'apertura di 1.4, quella lì quindi molto più luminosa, questa qui 1.7, quindi leggermente meno luminosa. Qual è la differenza? La differenza è che, ma ti metto degli screenshot qui che ti raccontano tutto in maniera più chiara, il fattore di crop della Canon M6 Mark II è di 1.6, mentre quello di Sony è 1.5, ok? Cosa vuol dire? Perché ti sto parlando di fattore di crop? Perché sono macchine APS-C e non sono full frame. Full frame è il sensore pieno, quindi se prendi un 24 mm su full frame è 24 mm, punto. Se prendi un 50 mm su full frame è un 50 mm. È più semplice. Avendo noi sensori APS-C, quindi sensori più piccolini, esiste una cosa chiamata fattore di crop o fattore di ritaglio, che varia a secondo dei modelli. Canon è 1.6, Sony 1.5. Quale dei due è meglio? Sony. Quindi questa lente che ho preso 15 mm bisogna moltiplicarlo per 1.5. La lente 16 mm bisogna moltiplicarlo per 1.6 per ottenere la lunghezza focale equivalente su una full frame. Perché? A meno che noi non diciamo è un 15 APS-C, ok, però quant'è nella realtà? Ok,
è un po' complessa questa cosa, però a te interessa, stai guardando queste immagini nel frattempo, a te interessa capire questo discorso, perché quando andrai a prendere una lente dovrai capire che tipo di lunghezza focale ti serve, ok? E la lunghezza focale dipende fondamentalmente da alcuni fattori. 1. Quanta distanza ci sarà tra te e la macchina fotografica? Nel mio caso la distanza è leggermente più di un braccio. Se tu hai una stanza molto più grande, puoi fare un altro tipo di scelta. Nel mio caso sono vincolato a queste misure perché la stanza è molto piccola, quindi dovevo prendere per forza una lente molto molto aperta. Ok? Perché se avessi preso un 50 mm avresti visto solo questo probabilmente. Se avessi preso un 200 mm avresti visto solo il naso, probabilmente, ok? Per questo ho scelto un 16 mm o un 15 mm, va bene? Ok, un altro fattore qual è? È quindi la distanza tra te e la macchina fotografica, ma anche la distanza tra te e ciò che ti separa da ciò che hai alle spalle. Perché? Perché questa lente qui è 1.4, quindi vuol dire che è molto aperta e sfoca lo sfondo in maniera maggiore rispetto a 1.7. Ok? Quindi 1.7 sfoca meno lo sfondo, 1.4 sfoca di più lo sfondo. Ora, questo non è un gran problema perché se tu prendi una lente molto aperta e ci stai vicino come ci sto io, un braccio e poco più di distanza, se hai un po' di spazio dietro comunque viene tutto sfocato, ok? Perché tu, soggetto, sei vicino alla lente, quindi quello che c'è dietro diventa sempre più sfocato, quindi non ha importanza se è 1.7, 1.4 o altro, ok? Esistono, per completezza di informazioni, anche lenti 1.2, addirittura ci sono delle lenti 0.95, che sono più adatte alla fotografia in realtà. Viltrox l'ho scelto perché è il miglior rapporto qualità-prezzo che attualmente esiste sul mercato. Ero molto indeciso e volevo prendere un'altra Sigma 16 mm f.4 però per Sony. In realtà quella lente lì costa il doppio di questa, quasi il doppio, perché questa costa 269 euro. Possono sembrarti tanto, ma la qualità è pazzesca. Quella lì costa attualmente il Sigma 16 4,35, quindi non è il doppio, ma ci siamo vicini. E sinceramente soltanto per avere una differenza di 1.2, 1.7, cioè 1.4, scusami, 1.7 di apertura, non lo so, sinceramente ho valutato che 269 euro era sicuramente un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto al Sigma. Se fossero costate uguali avrei preso Sigma, perché mi piace tantissimo, una lente tra l'altro pazzesca, storica, per fare questo tipo di video, fare vlogging, era la migliore lente in circolazione. Poi con un'apertura di 1.4 ti lascio immaginare. È passato tanto tempo da quando è uscita quella lente. Sigma non ha fatto una versione 2, non è andata avanti. Però nel frattempo tanti piccoli competitor come Viltrox, ma come Samyang, come Meike, come adesso non mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi di altri competitor, soprattutto per Sony e subito dopo per Nikon e Fuji, che hanno fatto delle lenti che costano poco, meno rispetto a Sigma, e sono fantastiche. Quindi questa è una 15 mm f1.7 ed è la lente che in assoluto, se tu mi dovessi chiedere un consiglio, io ti direi assolutamente di prendere questa. Non esiste niente con il miglior rapporto qualità-prezzo. Certo, se puoi spendere 1.000 euro, allora è un altro discorso, però se stai iniziando, vuoi una lente comunque buona, che costi poco, questa, senza proprio ombra di dubbio. Poi, se hai una stanza molto più grande, puoi mettere la fotocamera a 3 metri di distanza da te, allora il discorso è molto diverso. Però immagino che chiunque segua i miei video non abbia questi studi di registrazione chissà quanto grandi, magari registra nella cameretta, registra in casa e quant'altro. Quindi, secondo me, la scelta migliore su Sony è questa. Non esiste alternativa migliore di questa. Rapporto qualità-prezzo. A breve inizierò anche dei video con la Sony e quindi monterò questa lente. Due cose fondamentali da tenere in considerazione sono: 1. Il numero di millimetri che ti serve della lente, quindi la lunghezza focale della lente. Quanto ti serve? Secondo me potresti partire da 10, 11, quant'è il minimo, e arrivare fino a un massimo di 16. Non ti consiglio di andare oltre, forse 18, ma non andare oltre. Quindi questo è il primo consiglio importantissimo. Seguilo, perché se prendi un 25, un 30, 35, eccetera, eccetera, dopodiché devi restituirla perché non va bene. Ti accorgi che non va bene perché
dovresti avere la macchina a troppa distanza da te. Quindi questa è la prima cosa, tra 10 e 18, però secondo me tra 14, 15, 16, quello è lo sweet spot, come dicono gli americani, ovvero il punto interessante, quello secondo me è più utile per te. La seconda cosa è la sfocatura dello sfondo. Tutti vogliono lo sfondo sfocato, tutti vogliono avere uno sfondo quanto più gradevole possibile. Ok, per far questo devi scegliere un'apertura che sia quanto più bassa possibile. Quella lente che mi sta riprendendo adesso è 1.4, questa qui è 1.7. Io non andrei oltre l'1.7, più scendi verso il basso, quindi come 1.4, addirittura c'è un Sirui 16 mm 1.2 che costa però intorno ai 400 euro. Ti lascio il link in descrizione. È una lente di tutto rispetto, 1.2, quindi ancora più aperta rispetto a questa, quindi ancora più sfocato lo sfondo, quindi bellissimo. Un'altra cosa interessante da sapere, oltre allo sfondo sfocato, che sì è bello, però l'elemento fondamentale qual è? Che 1.4, 1.7 sono lenti luminose, quindi vuol dire che le luci che tu utilizzerai nello studio saranno luci più economiche, perché non avrai bisogno di 100 watt, ti basteranno 60 watt. Ok, quindi puoi prendere delle luci più piccoline. Se invece la tua lente è scura, come le lenti kit che mi pare partono da 3.5 e arrivano fino a 6.5, ciaone, nel senso che devi avere delle luci i 60 watt ma le devi sparare al massimo, e quindi la ventola inizia a fare e sotto i tuoi video sentirai un rumore pazzesco, dici ma che cos'è? Sono le ventole della luce, perché se metti una 60 watt al massimo la ventola inizia a impazzire. Le mie luci sono, mi pare, al 15%. Niente, quindi la ventola non si sente proprio, ok? Capisci perché è importante avere delle luci e sfruttarle non al massimo, ma a metà al massimo o molto meno, come nel mio caso. Più è luminosa la lente, meno dovrai investire in luci. Chiaro questo punto, perché è fondamentale, tutti si concentrano sullo sfondo sfocato, in realtà sì, bellissimo, ma c'è un'utilità maggiore che è quella della luminosità, perché 1.4 è super luminoso, 1.7 è luminoso. Ok, se vai oltre non c'è verso, devi avere luci molto potenti. Quindi io mi ero dato come limite 1.8, in realtà non sarei mai andato oltre l'1.8, ho trovato questa 1.7 e va bene così. Poi magari in futuro prenderò questo Sirui 1.2, ma per provare l'emozione di abbassare ancora di più le luci e avere uno sfondo ancora più sfocato, ma voglio dire, sarà uno sfizio più in là forse. Quindi ti consiglio, in estrema sintesi, di prendere una lente che sia intorno ai 14, 15, 16 mm APS-C, che comunque sono intorno ai 22, 23 su full frame. Prendi una lente 14, 15 o 16 mm che abbia un valore di F che sia massimo 1.8. Non andare oltre l'1.8, perché inizi ad avere problemi con le luci, inizi ad avere lo sfondo non sfocato, eccetera, eccetera. Spero di esserti stato utile. Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta e io sarò felice di risponderti nel più breve tempo possibile. Nel frattempo noi ci vediamo prestissimo.